che di luna luna specialissimo cielo di lunazione fino al 21 di settembre, con inizio il 23 di agosto con la luna nuova nel segno della Vergine, tua settima casa, e che andrà a manifestarsi sempre di più con il 7 di settembre, momento di luna piena nel tuo segno zodiacale ed in eclissi. Oggi analizziamo per te, pesci, nello specifico questo momento. La cosa che va innanzitutto considerata è che le eclissi sono fondamentali nell'astrologia mondiale. E pertanto per l'analisi lo vogliamo tradurre così, del contesto. Chiunque di voi si ritrovi ad avere al 15° grado dei pesci il sole, chiaro che l'eclissi di luna non è che sia indifferente, assolutamente, ma è il contesto che varia, ti fa comprendere qualcosa, ti si rende evidente una situazione, si manifesta in qualche maniera, ma da fuori, e pertanto noi agiamo di conseguenza. Non temete nulla, pertanto è sempre il contesto. Del resto siamo in un periodo storico nel quale con i video io ti ho accompagnato in questo periodo, la grande occasione. Tutti i video che ho pubblicato te li lascio in descrizione. Il momento sta cambiando ed è inimmaginabile che il mondo rimanga identico a se stesso e va avanti a colpi di eclissi, di ingressi dei nuovi di pianeti nei diversi segni. C'è veramente un'area di cambiamento e di rivoluzione importante e non si può pensare che le nostre vite siano avulse da tutto un contesto che cambia. Pertanto questo diventa un momento fondamentale di spiegazione. Arriviamo allora a questo cielo che vede interessato l'asse con l'altro. Il 23 di agosto ti mostro il cielo, la luna si è fatta nuova nel segno della Vergine, portando chiaramente una situazione, diciamo, che deve essere ben considerata. Cosa vuol dire? Questa luna e questo sole in congiunzione, proprio perché di luna nuova, occupano la 12ª casa, pertanto una casa di introspezione, di chiusura, di ciò che c'è nascosto in noi. Infatti è, diciamo, per l'astrologia classica è la casa dei nemici nascosti, ma diciamo che nelle nostre vite è ciò che si nasconde in noi, ciò che rimane celato, ma che porta un fastidio. Vedete, qua abbiamo Urano in quadratura. Nell'arco della giornata, il 23 di agosto, la quadratura tra Luna, Sole e Urano si farà via via sempre più marcata. La luna nuova avrà luogo su Roma adesso, ma un minuto più, un minuto meno, verso le 8 del mattino, alle 8:06. E questo vuol dire che in quel momento questa quadratura è in applicazione, pertanto si sta perfezionando. Nell'arco della giornata una tensione forte, una situazione nella quale ci sentiamo esclusi o vogliamo escludere qualcosa, c'è un gruppo, c'è qualcuno, c'è un contesto, c'è ecco, potrebbe essere anche, siccome abbiamo la casa dei viaggi, ma siccome siamo a settembre parliamo di contesti per lo più quotidiani per tutti, no? Nel quale magari negli studi, nelle attività quotidiane, nel riuscire forse a esprimersi con gli altri, comunque c'è un senso di fastidio, di prigionia, ragazze e ragazzi, cioè quello che viene detto, non detto, una situazione che probabilmente può accadere anche lontano da voi, ma che ha impatto su di voi. E in questo caso, guardate, voi ce l'avete in quarta casa. In quarta casa, poi il cielo ovviamente c'è ben altro, dopo vi dico, ma siccome so che vi interessa in particolare la lunazione e ne sono felice, e soprattutto le eclissi, vado giù a bomba su queste eclissi. Ecco, diciamo che il seme di inizio avviene con la luna nella casa dell'altro, e
Urano che dalla quarta casa, perché in quarta casa per voi, poi chiaro dipende da dove avete l'inizio della quarta, potrebbe essere in terza e via dicendo, comunque porta una quadratura forte. Noi ci atteniamo all'assegno solare, non ho altri strumenti perché siete in tanti, e da questa quarta casa può essere un fastidio, un'esigenza di star fuori, può essere anche in ufficio, nell'ambiente che voi vivete più quotidianamente, un seme di inizio di qualcosa che vi fa allontanare oppure sentirvi allontanati, ma la luna ha sempre attinenza con una nostra sensazione interiore, da una situazione, da una persona, da un modo di pensare, perché Mercurio è molto molto ingaggiato in questa fase di lunazione, e è proprio il sentire che basta, non ne volete più sentir parlare, oppure si rompe qualcosa. Ecco, attendetevi anche la rottura di qualcosa, perché se abbiamo Mercurio, le comunicazioni potrebbero essere, che so, i cavi di qualcosa, il cavo della connessione USB. Adesso, a parte questa manifestazione fisica, parliamo dell'interpersonale, e qui abbiamo Mercurio che può essere un collega più giovane, una persona più giovane, può essere un figlio, può essere una situazione nella quale si richiede il vostro intervento, oppure si richiede un cambio di idea, un andare oltre, un cercare di capire, perché forse non vi è tutto chiaro o ritenevate di avere dei pareri granitici su qualcosa che invece andranno assolutamente ribaltati e rivoluzionati. Ecco, una cosa è da dire: le eclissi, e a settembre ne avremo due, dopo ovviamente oltre a questo video troverete altri approfondimenti sia sulla luna piena che vi interessa in particolare, quella del 7 di settembre, ma anche chiaramente quella del 21 di settembre, momento di eclissi addirittura di sole, sempre nel segno della Vergine, pertanto lì sarà agli ultimissimi gradi, pertanto un mese di settembre veramente determinante per le questioni sociali mondiali. Aggiungo anche, quel giorno accade qualcosa, può essere, perché questa luna molto, il 23 di agosto è molto forte il fastidio, la voglia di allontanarsi da qualcosa, non sopportare un collega, una collega, non sopportare magari la presenza di qualcuno, oppure insomma l'infastidimento, ecco, anche dei dispetti. Tutto potrebbe essere, adesso siete veramente tanti per riuscire a inquadrare. Mi raccomando, con le macchine abbiamo Mercurio, sono le auto, gente, lì sono gli spostamenti, fate un po' di attenzione, ecco. Con Urano in quadratura dura quelle ore della giornata del 23 di agosto, cercate di fare un po' di attenzione, insomma, ecco, se voi siete abituati a dare l'occhiatina soltanto così veloce con la coda dell'occhio, proprio girate la testa, accertatevi, non c'è niente di che, però è interiormente che si stabilisce il nervoso, capite? Perché Mercurio governa anche i nostri nervi, il nostro sistema nervoso, pertanto o è qualcuno di estremamente nervoso intorno o che sottovaluta qualcosa, oppure siete voi, insomma, che avete un livello di nervosismo più elevato del solito. La luna in questione, pertanto quella del 23 di agosto, parte da un grado, lo 0 gradi e 22, che è equivalente al Sole e Mercurio. Sole e Mercurio vuol dire guidare, no? Il Sole è la guida, come un padre, no? Guidare qualcuno, Mercurio di più inesperto, pertanto se qualcuno ha dei figli che devono fare l'esame di guida proprio quel giorno, diteli che difficilmente, probabilmente commetteranno una sottovalutazione di qualcosa. Sì, perché c'è proprio questo, il sottovalutare una situazione. Allora, si sottovaluta, che so che magari pensiamo proprio alla situazione di un esame di guida che ci siete passati tutte, si sottovaluta che il ragazzo magari sta guidando e sottovaluta che
doveva mettere la freccia e l'ingegnere che sta eseguendo l'esame gli dice: ma tu hai dimenticato di mettere la freccia, io non ti faccio passare l'esame di guida, ritorna, ok? La stessa cosa è un collega, qualcuno, anche se voi ricevete un referto o tipo avete, che so, in programma in quel periodo, in quei giorni, un appuntamento, no? Per una chiarimento, per una consulenza, scusatemi, per una consulenza. Può essere che qualcuno sottovaluti, tipo devo andare a chiedere il parere al geometra del comune che mi deve dare l'ok per un determinato lavoro. Lui magari sottovaluta delle cose che poi invece non vi creano, non vi portano a quello che volevate costruire, un muretto, via dicendo. Ecco, qualcuno al lavoro, in casa, in famiglia, nel tuo contesto, che può sottovalutare pesantemente una situazione. Allora, può essere qualcuno che sottovaluta un tuo sentire, perché qua il seme di luna nuova è nell'altro, pertanto è l'altro che dovrebbe dirti qualcosa, o suppone, no? Perché Mercurio ha anche la leggerezza, suppone che tu ci passi sopra una determinata situazione e invece con l'eclissi cosa si manifesta? Guardate, il 15° grado è un grado di Mercurio-Nettuno. Mercurio è il pensiero, la mente, che si perde, infatti è in caduta, no? Nel segno dei pesci. Perché? Perché il pensiero, la mente, vuole avere un confine, capire, invece lì è come se il tuo pensiero si perdesse nell'immensità, nella non definito, perché Nettuno è non definito, pertanto non avere un'idea chiara, guardate come si traducono, e è come se dentro di te ti sfuggisse qualcosa, non riesci a renderti conto, non ti accorgi di qualcosa. E ecco, nel tuo caso potrebbe essere quella incapacità o di adattarti, ma peggio ancora sarebbe di subire, sì, perché qua è come se il nettuniano per eccellenza percepisce, sente, via dicendo, però siete anche molto, molto, molto disponibili, molto comprensivi, no? Proprio comprendete, no? Insieme. Adesso questo a livello generale. Allora, avete il livello di empatia elevatissimo, perché riuscite proprio ad immedesimarvi, no? Nell'altro, ecco, riuscite proprio a comprendere, no? E poi accettate solitamente tutto e tutti, insomma, ecco, non è inutile che sto qua a parlare a te del meraviglioso segno al quale appartieni, che ha anche i suoi lati ombra, ovviamente. Tutti ce l'abbiamo il lato ombra, pertanto nella Vergine tu ce l'hai il lato ombra. E allora, o è proprio una situazione nella quale tu ti sentissi eccessivamente coinvolto o coinvolta a tal punto da non accorgerti di qualcosa, oppure l'altro che non ti dà le informazioni corrette, oppure in ufficio c'è quel collega, quella collega che ti è e ti senti come sottomesso, è presente come se ti mancasse l'ossigeno. Ecco, e a un certo punto dire ma basta, ecco, allora qual è l'azione migliore con questa lunazione? Tenere gli occhi aperti. Venire anche chiamati a volte all'improvviso a dover dimostrare un'abilità particolare, perché qua è un'azione e pertanto una tua capacità particolare, personale, ecco, perché poi avremo tutta la luna, non è che sta in quei giorni solo in eclissi, però certo è come se un tuo atteggiamento nel quale hai avuto sempre comprensione, attenzione, via dicendo, si eclissasse.
ecco, e mi raccomando, non sottovalutate le parole degli altri, ascoltate, siate attenti perché c'è qualcuno che potrebbe essere particolarmente distratto oppure risultarvi particolarmente pedante, pesante. Avete presente quelle situazioni? Ecco. Mercurio comunque dal 2 di settembre è nella vostra settima casa. Allora, vediamo comunque un periodo nel quale c'è qualcuno che ha qualcosa da dirvi. Potrebbe anche essere qualcuno che non sempre viene ascoltato, si sente ascoltato, ma che vale la pena stare a sentire. Ottimo momento, chiaramente non intorno al 23 di agosto, ma nei giorni successivi, probabilmente per chiedere anche una consulenza, però mi raccomando, fate sempre attenzione a questo che vi ho detto, che sia una consulenza dettagliata, ma voi anche guardate i particolari. Ricordo a tutti che avete un Giove meraviglioso che vi sostiene in trigono e questo mese in particolare tutta la seconda decade ha il grandissimo favore di Giove che porta certamente occasioni, porta affetti, porta, nel vostro caso possono essere anche nuovi amori, però anche la capacità di creare qualcosa. Mi raccomando, non eccedete nelle richieste di prestiti. Cosa vuol dire? Qui abbiamo un Marte in ottava che mi fa quadrato con Giove. Questo vuol dire sottovalutare il rischio. Ecco qua, vedete, sottovalutare, cosa vi ho detto? Sottovalutare il rischio di non riuscire magari a restituire tutto. Facciamo un esempio. Vi servono dei soldi che so per ristrutturare, vi fate un po' prendere la mano, invece che chiedere 10 che sareste in grado di restituire, ne chiedete 15 e quei 15 vi creano problemi, ok? Quella differenza. Ecco, in generale mi raccomando agli acquisti, mi raccomando ai falsi profeti, venditori, state ma un po' attenti, dai, avete Mercurio dall'altra parte, vi porta notizie, vi porta chiamate, vi porta incontri, vi porta tanta bella gioventù, però attenzione, vi può portare anche il venditore di tappeti, che magari, ecco, oppure vi fate troppo tentare dall'acquisto, che so, dell'ultimissimo modello di telefono, che non me ne fate non vi serve di fatto, però magari attivate delle rate che diventano troppo, oppure di altre cose del genere. Venere garantisce comunque un'ottima ripresa fisica, un ottimo beneficio da quel punto di vista, perché ce l'avete in Leone. Venere sarà in Leone fino anzi no, scusatemi, Venere sì, sarà nel segno del Leone fino scusate perché non posso ricordare tutto, fino al 19 di settembre, pertanto lì vi garantisce una fortuna nei colloqui lavorativi, una fortuna nell'ambiente lavorativo, in casa, la capacità di riprendere con i ritmi giusti, pertanto un bel mese. Troverete anche l'oroscopo di tutto il mese di settembre, ricomincio con l'oroscopo del mensile perché adesso abbiamo le lunazioni sufficientemente staccate, pertanto ritorniamo ai ritmi che io sfalso spesso per questo motivo, perché io ci tengo in particolare alla lunazione, tu l'altro che andate a confronto e te, mi raccomando, non diventare, assumiti la tua responsabilità, ma soprattutto abbi l'iniziativa giusta ecco, nel agire per gli altri, con gli altri, ma a favore di te. Questo te lo ricordo. Una cosa importantissima, lo vedremo poi nel mese di agosto, nel mensile di settembre, nell'oroscopo, un Marte che dal 22 di settembre ti torna
assolutamente a favore dal segno dello Scorpione, pertanto un trigono che sarà un toccasana. Mi raccomando, nelle questioni relazionali non vedo particolari problemi se non le questioni di ascolto e quelle che ho visto, che ti ho descritto pienamente con questa lunazione. Andiamo adesso certo, no, dai, ne parlerò, troverete dei video particolari dedicati proprio a tutte queste lunazioni, a queste eclissi e agli effetti che possono avere sulla nostra società, sull'Italia, sul mondo, sulle questioni di affari, lavorative e via dicendo, e questioni proprio sociali. Andiamo adesso con la personalizzazione, ovviamente ti attendo su Instagram, grazie a tutti coloro che si sono iscritti, io non sono un'assidua, però insomma ci sono e voi trovate anche tutti i nuovi video e da lì vi comunico le novità di volta in volta. Andiamo a vedere con la personalizzazione, guarda un po', Saturno, la verità. Allora, c'è una questione che ti riguarda in prima persona. Cosa ti chiede? Quello che abbiamo detto, assumiti la responsabilità. Allora, c'è un atteggiamento tuo di grande maturazione, ma di presa di coscienza. Saturno vuole presa di coscienza non dell'altro, di te, e probabilmente vedi che proprio in virtù di questi gradi che la Luna affronta in eclissi, che parlano proprio di cambiamenti e di responsabilità da assumersi, qui vuol dire avere le idee chiare. La cosa non si potrà più andare avanti così, pertanto tu assumerai il ruolo di colui che deve prendersi la responsabilità, soprattutto di te stessa o di te stesso. Questo è l'inizio, vediamo un po'. E guardate che Saturno è un seme, cioè è il contadino, pertanto è qualcosa di fortemente incisivo. Perché? Perché come il contadino mette il seme per far crescere qualcosa, e qui tu hai Saturno lì che è di grande impatto. Il Toro, qua c'è una questione, wow, economicamente mi direbbe una situazione stabile, qua abbiamo la stabilità, potrebbe essere un lavoro fisso, potrebbe essere uno stipendio, dei guadagni che comunque arrivano. C'è una situazione economicamente, qui mi dice, con la personalizzazione, protetta. Andiamo a vedere Giove, l'abbondanza. Qua ci sono comunicazioni, qua ci sono notizie che assolutamente, soprattutto, non ti terrai più niente. Qua ci sono notizie che arrivano, ma anche la voglia di parlare. Attenditi telefonate, mail, e soprattutto per chi lavora con le nuove tecnologie o comunque sia con la comunicazione, per chi ha da spostarsi e via dicendo, qua ci sono degli spostamenti, delle telefonate, tante mail, buone notizie. Ottimo per chi deve studiare, ottimo per chi deve iniziare degli studi. Diciamo che magari, ecco, hai dei figli, ecco, allora qui potrebbe essere, che so, lo spostarsi per accompagnarli avanti e indietro da scuola, ma anche l'inizio dei loro percorsi scolastici, che possono essere alle elementari o anche alle medie, però vedo una fortuna da questa parte. Spostamenti fortunati lavorativamente parlando, qua noi possiamo pensare a contatti con clienti, contatti, cioè non solo lo spostamento se magari hai a che fare con diverse persone, sei agente di commercio, ti muovi, non so adesso che lavoro tu faccia, ma anche per chi ha l'estensione dei movimenti e dei contatti per quanto riguarda internet e i contatti che si possono avere sui social, molto importante. Qui fatti una pagina nuova, cioè lavoraci sui social, perché qui è molto protetta come situazione. E macchina, non dico altro, qua c'è anche un nuovo scooter, le macchine, insomma, vedete voi di che cosa vi volete regalare, no? Ecco, la Chirone, allora guardate un po', c'è una guarigione, ma vuol dire che si apre una ferita, qua c'è qualcosa che può riguardare la tua famiglia, la tua casa, chi insomma, anche con i genitori, una situazione che si va a risolvere, ma prima la ferita si deve aprire, deve essere sempre chiaro, perché a volte non lo spiego abbastanza. Chirone porta alla guarigione,
guarigione, ma ragazzi, la guarigione è una ferita che si deve aprire. Allora è come se ci potesse essere una questione legata alla casa, legata, d'altronde ti ho detto, anche c'è lì proprio Urano, no? In transito nella quarta casa dal segno dei Gemelli, e può portare, che so, da riparare qualcosa, ma diciamo che nelle questioni interpersonali ci possono essere delle situazioni che magari dispiacciono e via dicendo e vanno a risolversi, ma si guarisce anche del fatto di una ferita subita che viene poi meglio interpretata. Cosa vuol dire? Se io mi separo e subisco il fatto di rimanere sola o solo a casa, facciamo un esempio veramente semplice, qui c'è una situazione nella quale comincio a star bene da solo o da sola, ecco, passa quel dolore e diventa una scoperta nuova di se stessi. Qua al lavoro ci deve essere qualche imprevisto, ci deve essere qualcosa, c'è forse magari con un collega o delle questioni in ufficio, in azienda, dove tu stai, dove stai quotidianamente, che insomma verranno superate, però si apre qualcosa. Qua comunque abbiamo, fatemi vedere, e la parte di fortuna, questa è la seconda, ascoltatemi. C'è una questione legata ad un immobile, a un'operazione immobiliare che stai facendo? Ecco, allora qua abbiamo una questione economica che va a risolversi per quanto riguarda un immobile. C'è stata forse un imprevisto, oppure troppe, non lo so, se stai vendendo una casa, 1000 acquirenti, non sai chi decidere. Oppure pensavi di vendere e invece non ti si è rappresentato niente, invece adesso arriva qualcuno. Comunque, denaro in entrata per quanto riguarda una situazione immobiliare. Se tu hai ristrutturato, oppure se hai destinato dei locali in affitto o li metti a rendita, non so adesso, siete veramente in tanti, qua si va a risolvere e arriva bene. Se ci sono alla ricerca delle case per un figlio o per una figlia, assolutamente la trovate e sarà quella anche la soluzione. Forse magari devono studiare, possono essere 1000, allora dovete cercare casa, e dove erano prima devono spostarsi. Anche se voi avete uno spostamento di casa, forse perché eravate in affitto, dovete muovervi, qua la situazione la risolvete. La Vergine, ecco qua probabilmente qui hai ma qualcuno sta facendo un trasloco, una ristrutturazione, oppure ti sei messa in testa di rifare, che so, tutto, allora un ordine che non era mai stato così in casa. Cosa vuol dire? Cioè, ottimizzi gli ambienti di casa, gli armadi, tutto, c'è una roba che non sarà mai, perché proprio vuoi cominciare bene. Ascolta, una bella organizzazione e riorganizzazione, e soprattutto anche al lavoro ci sono novità che vanno crescendo. Mi piace molto qua per il lavoro, siate sempre attenti, accorti ai tempi che si vivono, ok? State sul pezzo, nessuno si illuda che nulla cambi nel mondo del lavoro, perché non corrisponde al vero. Vedremo tutto con gli altri video, se non avete già visto nel passato, vedremo poi le cose nei contesti. Mi raccomando, noi non dobbiamo subire i transiti, la conoscenza di se stessi diventa fondamentale per agire nel mondo, nella vita. Allora, una lettura astrologica di te stessa e di te stesso, ma fatta bene, vuol dire conoscere se stessi, conoscere perché ti ritrovi in certe situazioni e non ripetere più certi imprinting che tu hai che non ti rendi neanche conto di avere. Ecco, mi raccomando, l'astrologia, veramente la lettura astrologica serve perché tu possa andare avanti bene. Qua c'è una bella riorganizzazione, mi piace. Lavorativamente, se sei in proprio, qua fai fruttare le cose. Wow, wow. E qui guardate un po', luna su luna, cioè pazzesca sta cosa. Allora, qua abbiamo il novilunio del 23 di agosto, stiamo facendo la lettura fino al 21 di settembre, qua mi parte luna su luna. Allora, a maggior ragione vale quello che ti ho spiegato per la parte astrologica.
Qua mi dice che ci deve essere, c'è il bisogno dell'altro, l'interesse dell'altro, l'altro, qualcuno di fronte a te si trova in una situazione, se è un familiare, se è un figlio, che ha bisogno di te, che ha bisogno del tuo ascolto, della tua presenza, anche del tuo aiuto, e perché potrebbe avvenire un imprevisto, vedi qua c'è un imprevisto, Poi vediamo se deve essere l'acquirente di un immobile o qualcosa, qua è sicuramente una figura femminile che ti si presenta, magari qualche incertezza, però qualche carta da sistemare, però ecco, ci può essere un incontro molto importante, adesso te lo confermo. Allora, qua c'è in amore una situazione se siete ovviamente single e se avete voglia di tornare ad amare. Questo bisogna avere il chakra del cuore assolutamente sgombro. Per chi non ne ha voglia, non accade nulla, ok? Ti vai semplicemente a divertire e basta. Qua abbiamo una situazione affettiva che si va ad aprire estremamente favorevole. Ci può essere davvero un incontro importante e che ti rimetta al mondo. Questo ricordatelo, ti può rimettere al mondo. Qua abbiamo, vedete, oh guarda che bello, qua abbiamo l'11ª casa. Ascoltami un attimo, qui c'è una situazione nel quale ci si allontana da una situazione debitoria. Cosa vuol dire? Qui ci può essere stato un debito, qualcosa, un impegno economico, forse legato alla casa, forse legato posso pensare anche delle rate non pagate o delle mensilità che non hai ricevuto, ma che vai a risolvere. Ci si distacca da questo punto di vista. E il Capricorno, allora ascoltami, qua vedo studi che ti interessano ma che ti servono. Qualcuno di voi vuole assolutamente migliorarsi nella vita e andare a impegnarsi, studiare qualcosa che interessa proprio, ma non c'è tanto piacere, è una qualcosa di utile estremamente. Se c'è uno spostamento è solo ed esclusivamente lavorativo perché ha una sua utilità, che so, devi andare a dare un esame, devi andare a visionare un locale per una nuova azienda, per un nuovo negozio, devi visionare qualcosa, bene, qua, e anche corsi di formazione, qua vedo webinar, ma ragazzi, ma bello, molto bello questo. Troppo lungo, ma ti riguardava questa eclissi, pertanto. Notizie lavorative, vedete, qua ci sono. Allora, attendetevi chiaramente al lavoro, una ripartenza importante ti porta anche denaro, qua c'è qualcosa di importante. Economicamente sì, mi piace molto, chiaramente stai molto in te, ma qua ci sono denari in arrivo, dovuti a un ottimo lavoro e potrebbe essere anche una crescita importante. Può essere che voi abbiate trovato una guida, un maestro, un insegnante adeguato che ti accompagna, ti sta proprio dando delle indicazioni non utili, di più, non solo da un punto di vista spirituale, ma anche da un punto di vista proprio di pratico nelle più diverse discipline. Qui abbiamo Marte, la forza, guardate ragazzi che qua abbiamo sicuramente l'energia dei gruppi, la voglia di tornare a suonare, abbiamo anche però la voglia di progettare, qua ci sono idee nuove che tu stai portando avanti e probabilmente, allora non sarà per tutti, anche mi raccomando la forza del gruppo, però anche a volte amicizie, contorni o nelle collaborazioni lavorative dove c'è una forza marziale. Allora dipende da dove viene indirizzata. Qua ci potrebbe essere in compagnia qualcuno che viene a rompere le scatole. Nel mondo del lavoro, nelle riunioni molto accese, però può essere anche veramente la grande forza e la grande energia messa nei nuovi progetti, nelle nuove direzioni. Qua io vedo una direzione tutta nuova, qua c'è una sistemazione nel tuo profondo che ti porta a proiettarti. Molto interessante, secondo me comunque questo Giove in Cancro non è risolutivo di tutto, però carissimo pesce, ti sta dando una direzione e la grande occasione, andatevelo a vedere, siamo nel pieno di questa attività dei pianeti transgenerazionali. Qui abbiamo Plutone, Nettuno e Urano insieme a Saturno che
portano al cambiamento, indietro non si torna. Pertanto, cosa ti dico sempre? Avanti tutta. Qua abbiamo Giove, l'abbondanza, no? Intanto le spalle coperte, c'è qualcuno che ti aiuta, c'è qualcuno che ti dà l'appoggio giusto, non è soltanto Giove dal trigono, ma qua puoi star tranquilla e tranquillo che le difficoltà che si presentano è come se però arrivasse, hai presente l'angioletto, la manina santa che ti dà una mano? Non sei da sola, non sei da solo, ma qua tu mi vai a guarire una ferita dentro una situazione, a capire chi ti era a favore e chi ti era contro, ragazzi, che non è uguale. Qua c'è un Giove che ti porta veramente beneficio da una casa per te, nota, la 12ª è la tua casa, pertanto tu lì ti sai muovere bene e qui abbiamo il tuo governatore che è arrivato e qua assolutamente una guarigione, soprattutto interiore, ma anche di contesto, e vedrai che mi saprai dire. Carissimo pesce, ti aspetto per il prossimo video, io ti abbraccio e grazie di essere sempre qui. Ciao!